L'infortunio e l'assenza di Romelu Lukaku. Tra tutte le problematiche che abbiamo sottolineato negli ultimi giorni, in questo periodo dell'Inter, ce n'è una che forse è stata poco enfatizzata. Parliamo ovviamente dell'assenza di Lukaku. Il belga, causa infortunio, di cui parleremo tra poco e vedremo anche le ultime, non si vede in campo da Lazio-Inter, che aveva già suonato un campanello d'allarme per la truppa di Inzaghi. Amiche e amici passione interisti, bentornati e benvenuti in questo nuovo video dove insieme cercheremo, anche grazie all'analisi di alcuni dati emersi stamattina molto interessanti, di rispondere a una domanda. È stata sottovalutata l'assenza di Lukaku in questo periodo dell'Inter? Non vogliamo dire ovviamente che sia la causa principale del tunnel buio in cui si è infilata l'Inter ultimamente, ma probabilmente è uno dei fattori in gioco, poco analizzato dalla maggior parte di noi tifosi nerazzurri. Cerchiamo di capirlo insieme, ma prima di partire con il contenuto vi invito a lasciare un bel mi piace e iscrivervi al nostro canale per non perdere nessun tipo di aggiornamento sull'Inter. Come dicevo, l'infortunio di Lukaku, partiamo ovviamente dalle ultime sull'assenza e sul perché Lukaku sta mancando all'Inter. Il risentimento al flessore della croscia sinistra è ciò che ha costretto Lukaku a saltare fin qui 4 partite. Con tutta probabilità la quota potrebbe salire a 6 partite. Il belga è rientrato nelle scorse ore a Milano dal viaggio in Belgio dove ha incontrato il famoso fisioterapista, mago dei muscoli, Maschalk, e ha già svolto un lavoro personalizzato non sul campo, ma comunque ad Appiano Gentile. Tra domani e mercoledì Lukaku poi si sottoporrà a degli esami che evidenzieranno il percorso verso il recupero. Impossibile anche per motivi logistici vederlo in campo domani sera alle 18:45 per Viktoria Pilsen Inter. Diventa difficile anche per la trasferta, molto difficile, si prospetta molto difficile contro l'Udinese. C'è comunque speranza per la panchina, ma si tratta di una probabilità, di una possibilità molto bassa. Molto più probabile invece il rientro poi dopo la sosta l'1 ottobre contro la Roma per un recupero completo. Infatti Lukaku non dovrebbe teoricamente partire dalla sosta nazionale per gli impegni in Nations League con il Belgio. 6 partite, quindi molto probabilmente tra Champions League e Serie A sono tante, diventano ancora più pesanti se pensiamo a come l'Inter sia cambiata senza Lukaku. Per carità, l'abbiamo detto anche in apertura, i primi segni e i primi segnali del momento dei nerazzurri si erano già intravisti contro la Lazio, partita dove Lukaku era in campo e match anche in cui Lukaku anzi non ha sfornato una bellissima prestazione, anzi. Ma se andiamo a vedere i dati riportati anche dalla Gazzetta dello Sport in mattinata, che per chi ci sta seguendo in video sto condividendo qui adesso in questo momento nello schermo, capiamo che l'Inter ha diminuito di molto la produzione offensiva senza Lukaku. Innanzitutto la media gol è scesa da 2 a 1,5, questo secondo me è anche causato comunque dal match contro il Bayern Monaco in cui l'Inter non ha segnato nessun gol, però ci sono poi altri dati che hanno registrato una significativa diminuzione, che vedete anche qui in schermo. Innanzitutto il possesso palla è diminuito addirittura dell'8% dalle partite in tutte le competizioni con Lukaku rispetto a quelle senza. Diminuito anche la media dei tiri totali per partita da 19 a 15, dato ancora più importante rispetto ai tiri e al possesso palla che potrebbero essere, come dire, condizionati dai match contro Milan e Bayern Monaco, match che rispetto per esempio a Spezia e Lecce è più facile che magari tieni un po' meno e tieni anche un po' meno la palla. Ma quello che mi interessa è la media dei passaggi tre quarti avversaria, cioè l'Inter si è passata il pallone nella tre quarti avversaria 13 volte in meno rispetto alle partite con Lukaku, quindi da 58 a 45. È diminuito anche la percentuale ovviamente di passaggi riusciti nella metà campo avversaria da 81 a 75. Questo anche secondo me perché Lukaku nelle prime partite con l'Inter di Inzaghi abbiamo visto era una calamita per tantissimi palloni. È bravissimo il belga a proteggere il pallone spalle alla porta e poi a smistarlo magari per costruire ancora nella tre quarti avversaria o magari direttamente per un assist per poi un giocatore che va a un tiro. Mi viene in mente ovviamente il gol di Lautaro Martinez in Inter Spezia. Diminuiti anche i cross da 16 a 12. Qui magari può anche
centrare un leggero calo di forma che ho intravisto in Denzel Dumfries e che, come ne abbiamo parlato anche nel club di Passione Inter, in tanti hanno intravisto, e anche perché Lukaku di testa si sta dimostrando molto forte, magari più forte anche di Dzeko, che spesso non è precisissimo con il colpo di testa. Quindi abbiamo visto tutti questi dati che sono diminuiti. A questi dati aggiungiamoci poi un altro discorso, cioè che la sola presenza di Lukaku, che sia in forma o no, per carità, Lukaku nelle prime partite non è apparso al 100%, e un Lukaku fortissimo lo vedremo quando poi starà bene fisicamente. Ma comunque la sola presenza di Lukaku cambia il modo di giocare non solo dell'Inter, come abbiamo appena visto, ma anche degli avversari, soprattutto dei difensori avversari ovviamente. In queste ultime partite abbiamo visto difese avversarie molto alte, il Bayern Monaco anche per caratteristiche, per modo di giocare suo, ma anche il Torino ha avuto un baricentro molto alto almeno per la prima ora, per una buona parte della partita di sabato. Ben consapevoli ovviamente questi difensori avversari che con Dzeko l'Inter non può essere pericolosa nelle ripartenze. Lo abbiamo anche visto in Inter Bayern Monaco, quando Dzeko al limite dell'area, dopo una ripartenza, avrebbe potuto passare la palla a Mkhitaryan, che si sarebbe lanciato in porta contro Neuer. Il bosniaco però, dopo una lunga corsa, non è arrivato lucido, ha tardato il passaggio e l'Inter ha sprecato di fatto quella occasione. Il discorso ovviamente, anche nel caso del Bayern Monaco e in altri con il Torino, sarebbe stato molto diverso se ci fosse stato in campo Big Rom. Quelle praterie dietro i difensori del Bayern o del Torino molto probabilmente le avrebbe arate Lukaku, oppure non ci sarebbero proprio state, visto che i difensori si sarebbero un po' abbassati per evitare le ripartenze di Lukaku, che sappiamo è fortissimo. Sui sostituti, se Dzeko fin qui, ripartenze a parte, questo discorso che abbiamo appena fatto, ha sostituito in modo dignitoso Lukaku, lo stesso non si può dire di Correa. Il Tuco era partito molto bene con 2 gol contro lo Spezia da subentrato e Cremonese, per poi però perdersi nel derby. Anche qui, per chi ci sta seguendo in video, vi mostro la pagina di WhoScored del Tuco Correa, perché anche qui ci sono dati molto interessanti. Innanzitutto 2 gol segnati, ma su solo 2 tiri in porta. Questo è il dato dei tiri in porta che vedete, anzi questo è il dato dei tiri totali, 4 fino adesso con l'Inter in 192 minuti, 1 nell'area piccola in Serie A e 2 in area di rigore, i 2 gol che ha fatto contro Spezia e Cremonese, 1 solo nell'area di rigore contro il Bayern Monaco, ed è quell'errore grossolano che ha fatto il Tucu nel finale della partita di Champions League, che sottolinea molto bene il momento. Un altro dato che sottolinea molto bene il momento del Tuco Correa è quello dei dribbling. 3 tentati fino ad adesso, 0 riusciti, che per un giocatore della rosa dell'Inter dovrebbe essere quello più forte nel saltare l'uomo, più in grado di saltare l'uomo e di strappare anche in velocità. Questo è un po' poco, è sinceramente un po' poco. Correa deve ritrovarsi, deve rispondere soprattutto all'investimento di 30 milioni di euro fatto dall'Inter. Perlomeno in questo inizio di stagione Correa ci sta dando comunque garanzie fisiche, per ora non è ancora mancato, tocchiamo ferro, però deve alzare il livello, perché altrimenti a livello di produzione offensiva, quando manca Lukaku, è un problema, perché non può mancare Lukaku e allora l'Inter comincia a produrre molto di meno. Questo discorso poi su Dzeko e soprattutto su Correa non può non riguardare anche Lautaro Martinez, l'elemento che sta giocando alla grande, che è in forma, ha segnato 3 gol fino ad adesso, ma contro il Torino non ha segnato, eppure ha sfornato una prestazione di altissimo livello, recuperando 4 palle, che per un attaccante sono tantissime. A giudicare dalle prime partite che ha svolto con Lukaku, sono certo che Lautaro Martinez non può che giovare dalla presenza poi del belga, del rientro, anche sotto i dettami tattici di Inzaghi, che sono diversi da quelli di Conte. L'assenza di Big Rom quindi sta pesando, pesa anche per Lautaro, pesa a 360 gradi per l'Inter, e pesa anche per chi non è più all'Inter, perché tantissimi in questi ultimi giorni si stanno appellando alla cessione di Ivan Perisic, l'unico elemento in grado di creare superiorità numerica. Questo è verissimo, ma è anche vero che secondo me con un Lukaku in campo l'assenza di Perisic si sente un po' meno, perché Lukaku con caratteristiche diverse te la può creare la superiorità numerica, riuscendo ad attrarre a sé diversi giocatori mentre ha il pallone sul petto, mentre lo prova a controllare spalle alla porta, ma anche perché poi in ripartenza salta gli uomini e li salta molto bene.
Detto questo ragazzi, questo è tutto il discorso che ho fatto sull'assenza di Big Rom. Secondo me, visto che ci stiamo avvicinando al rientro o contro l'Udinese in panchina, oppure il 1° ottobre contro la Roma, era doveroso fare questo discorso, perché negli ultimi giorni abbiamo analizzato un po' tutti gli aspetti problematici dell'Inter, mancava questo tassello qui, ovvero l'assenza, di Big Rom. Detto questo io, vi ricordo del Club di Passione Inter per sostenere il nostro progetto e per discutere di tutti questi problemi, delle cose che vanno bene, delle cose che non vanno bene dell'Inter, insieme alla famiglia di Passione Inter. E a proposito di problemi, il nostro Simone Frizza ha realizzato un contenuto molto interessante. Ve lo lascio, vi lascio il link in descrizione. Se invece ci stai seguendo da YouTube, puoi cliccare qui e recuperarlo.